Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Nel video di oggi vi racconterò un'impresa, una spedizione molto avventurosa. Andremo infatti alla ricerca delle origini del fiume Nilo, ma in epoca classica, quindi rimanete con me fino alla fine. Partiamo da Erodoto, il quale nelle sue storie ci fornisce tutta una serie di informazioni sull'Africa, o meglio, come la definisce lui, la Libia, e sul Nilo. Nel quarto libro descrive infatti le popolazioni autoctone che abitano la fascia costiera del Nord Africa, distinguendole dai Greci e dai Fenici, arrivati qui in un secondo momento. L'excursus è molto lungo e in alcuni casi ricco di spunti fantasiosi, come nel passo in cui cita la fauna della Libia occidentale, composta da serpenti, leoni, elefanti, orsi, asini con le corna, forse antilopi, e fin qui ci può stare, ma poi aggiunge uomini con la testa di cane e uomini acefali, cioè senza testa, con gli occhi sul petto. Il secondo libro invece è ricchissimo di informazioni sull'Egitto, terra che Erodoto ha visitato personalmente. In particolare, lo storico greco si domanda quali siano le origini del grande fiume che attraversa il paese, dal momento che nessuno tra egizi, libici e greci venuti a colloquio dichiarò di conoscere le sorgenti del Nilo. Ne risale il corso fino elefantina, ma qui si ferma e la descrizione successiva è fatta tramite informazioni raccolte per sentito dire. Ecco cosa ci racconta. Da Elefantina il Nilo diventa impervio e dopo 4 giorni di navigazione si giunge all'isola di Tacomso. Qui è poi necessario sbarcare e compiere una marcia di 40 giorni, poiché nel Nilo ci sono scogli e rocce affioranti che impediscono la navigazione. Superata questa regione si riprende la navigazione per altri 12 giorni, giungendo a una grande città chiamata Meroe, capitale degli Etiopi. E da questa città, navigando per un tempo uguale a quello trascorso fin qui da Elefantina, cioè circa 56 giorni, si arriva presso gli Automoli, i disertori in greco, chiamati nella lingua del luogo Asmak. Sono definiti disertori poiché discendenti di soldati egizi che si ribellarono al faraone psammetico e si stabilirono nel territorio degli Etiopi. Quindi, termina Erodoto, fino a un tragitto per terra e per nave di 4 mesi il percorso del Nilo è conosciuto. Da qui in poi nessuno può dire altro poiché la regione è desertica. Ma Erodoto non vuole arrendersi e continua le sue ricerche. Esponenti del popolo dei Nasamoni avevano parlato con il re degli Ammoni, il quale a sua volta aveva riferito tali informazioni ad alcuni uomini di Cirene che erano in contatto con Erodoto, quindi un po' di passaggi. Presso i Nasamoni erano vissuti dei giovani coraggiosi che avevano ideato molte imprese, tra le quali l'esplorazione del deserto. 5 di loro erano stati estratti a sorte e provvisti di acqua e cibo, avevano dapprima attraversato le zone abitate, poi quelle selvagge popolate da animali feroci, per arrivare in quelle desertiche verso sud-ovest. Alla fine erano giunti in una regione rigogliosa e qui erano stati rapiti da uomini piccoli, i pigmei, che li avevano portati nella loro città, attraversata da un grande fiume che scorreva in direzione ovest-est ed era popolato anche da coccodrilli. Per Erodoto tale fiume è senza alcun dubbio il Nilo, che taglia a metà la regione libica. Nei secoli successivi le conoscenze relative all'Africa vanno via via affinandosi, anche come conseguenza delle conquiste militari e delle espansioni di alcuni stati come quello cartaginese, ma soprattutto quello romano. In particolare i Romani, a partire dal I secolo a.C., iniziano una serie di spedizioni volte a conoscere sempre meglio il continente, sia per motivi militari, quindi sottomettere nuovi popoli, sia per scoprire e controllare le ricche rotte commerciali che attraversano il deserto del Sahara. Nel 20 a.C. il proconsole d'Africa, Cornelio Balbo, riceve l'incarico di attaccare i Garamanti per contrastarne le continue incursioni. Alla testa di 10.000 legionari parte da Sabrata e arriva alla capitale dei Garamanti, Garama. Da qui riparte per scopi esplorativi e nel 19 a.C. giunge ai monti Agar. Svetonio Paolino invece lo abbiamo già visto nel video su Boudicca, in Inghilterra, ma prima di ciò lo troviamo in Mauretania per reprimere una ribellione. In questa occasione nel 41 d.C. attraversa la catena montuosa dell'Atlante fino al fiume Ger, cioè l'odierno Wadi Guir.
Altre due spedizioni nel 50 e nel 90 d.C., guidate rispettivamente da Settimio Flacco e da Giulio Matierno, si sarebbero poi inoltrate nel Sahara centrale raggiungendo il lago Ciad. Ma l'esplorazione più famosa è senza dubbio quella volta a individuare le sorgenti del Nilo. I romani non sono completamente digiuni di conoscenze sull'Egitto. Nel 30 a.C. Cleopatra VII viene sconfitta e muore e l'Egitto viene inglobato dall'impero romano diventando una provincia. Nel 25 a.C. Amanirenas, la Candace, cioè la regina del regno di Kush, invade l'Egitto sconfiggendo i romani a Siene, File ed Elefantina. Di tutta risposta, nel 24 a.C. Augusto invia il prefetto Gaio Petronio per ristabilire l'ordine. Questi non solo respinge i Cusciti, ma a sua volta penetra nel loro territorio arrivando fino alla città di Napata, che saccheggia e distrugge. Qui le truppe romane si fermano e tornano indietro. Si fa un salto avanti fino all'epoca di Nerone, nel 62 d.C. Il principe vuole infatti ampliare le conoscenze geografiche relative al grande fiume per motivi commerciali, scientifici e per eventuali espansioni militari nella zona. Plinio il Vecchio e Seneca ci narrano questa incredibile impresa. Viene inviato un corpo di spedizione composto da pretoriani, guidati da un tribuno e da 2 centurioni, dei quali però non conosciamo i nomi. Questi risalgono il corso del Nilo fino ad Elefantina, là dove Erodoto si era fermato. Plinio ci riporta tutte le tappe intercorse successivamente con relative distanze, da Siene a Ierasicaminos e ancora a sud fino alla prima regione dell'Etiopia, cioè il paese degli Evonimiti, per poi arrivare a Tergedo e alla vecchia capitale Napata, regione nella quale per la prima volta vengono avvistati degli strani uccelli colorati, i pappagalli, e dove vivono i cinocefali, già citati da Erodoto, esseri dal corpo umano e dalla testa di cane, che potrebbero a questo punto essere semplicemente dei babbuini. Infine i pretoriani entrano a Meroe, la seconda grande città del regno di Kush. Qui, ci dice Plinio, l'erba diventa più verde, fanno di nuovo la comparsa le foreste e si possono trovare tracce di elefanti e rinoceronti. La narrazione continua con Seneca, il quale riferisce che la spedizione riceve aiuti e indicazioni dal re etiope, oltre a dei lasciapassare per i re dei paesi vicini. I 2 centurioni narrano: da qui giungemmo a un'immensa palude, della quale gli abitanti del luogo non conoscono l'uscita, né qualcuno può sperare di scoprirla. Le erbe sono intricate nell'acqua e le acque non sono superabili né a piedi né con un'imbarcazione, poiché la palude è tanto fangosa e avviluppata da non poter reggere una barca se non di piccole dimensioni e con un solo passeggero. Qui abbiamo visto 2 pietre, dalle quali sgorgava un fiume con grande forza. A questo punto i romani, non potendo procedere oltre, si fermano, si rigirano e tornano sui loro passi. Gli indizi per identificare con precisione queste zone sono veramente pochi, ma secondo alcuni studiosi la palude citata potrebbe corrispondere al lago No, lungo il Nilo Bianco, mentre le 2 pietre descrivono una grande cascata, forse le cascate Murchison in Uganda. Le truppe romane si sarebbero allora spinte nel cuore dell'Africa, avvicinandosi incredibilmente alle origini del Nilo e anticipando di secoli quelle spedizioni che nel XIX secolo portarono alla scoperta delle vere sorgenti del grande fiume. Anche questo viaggio, anzi questa spedizione, è giunta al termine. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci! Nel video di oggi vi racconterò l'impresa Svetonio Pollino, Polino, sì, Paolino, lo rifaccio da prima, guarda. La regina del regno di Kush invade l'Egitto, sconfiggendo. La palude citata potrebbe corrispondere al lago No, lungo il fiume Bianco. Sì, il Nilo Bianco. Io a questo punto ho finito, anzi, a questo punto la nostra spedizione, ripartiamo.